Come ogni anno arriva l'estate e per fortuna arrivano le vacanze, ma per chi vuole continuare a produrre contenuti audio, podcast durante l'estate, qual è il kit che io consiglio? In questo video ti faccio vedere tutto ciò che ho messo dentro questa scatola, che è il kit essenziale per produrre al meglio contenuti audio podcast durante le vacanze, ma iniziamo subito. Come ti dicevo nell'introduzione, per fortuna arrivano le vacanze estive perché ogni anno sembra essere sempre più pesante. Non so qual è la tua sensazione, ma dal mio punto di vista ogni anno è sempre più impegnativo. Comunque, detto questo, in questo kit, in questa scatola, ti lascio i link in descrizione di tutto quello di cui ti parlo in questo video. E tra l'altro devo ricordarmi dove ho preso questa scatola, che è veramente molto bella, ma probabilmente l'ho presa su Amazon e ti lascio il link. Ho messo qui dentro, quindi ti raccontavo, ho messo dentro questa scatola tutto l'occorrente. Può sembrare strano perché una scatola così piccola, guarda la mia mano, guarda la scatola, ok? In una scatola così piccola ho messo tutto ciò che ti serve per registrare podcast di qualità anche in vacanza, ok? Proviamo ad aprire questa scatola. Oh, ti assicuro che c'entra tutto in maniera... Certo, le cose non sono larghe che si muovono e si possono rompere, sono belle compresse, ma c'è tutto. Allora, la prima cosa che voglio farti vedere in questo è il kit. Ok, provo a non far cadere nulla. Ok, questo qui è il kit. Ok, quindi che cosa abbiamo? Il microfono. Ovviamente tutti lo riconoscerete perché questo è il mitico Behringer XM8005. Un microfono leggero, per quanto comunque resistente, quindi comunque è pesante per essere un microfono, ma è sicuramente molto più leggero rispetto ad altri microfoni, quindi è forse la scelta migliore per essere portato con sé in vacanza. Qui c'è una spugna, quella che ti consiglio sempre, ti metto, ripeto, tutti i link in descrizione, ma quella che ti consiglio sempre è la spugna originale dello Shure SM58, perché è veramente un'ottima spugna. Vuoi fare senza? No. No, perché questo microfono, che costa veramente una ventina d'euro più o meno, soffre comunque delle plosive, perché è un microfono sicuramente che io ho consigliato e ho visto dai link di affiliazione che tantissime persone l'hanno comprato. Io sono contento perché nessuno si è mai lamentato. Però un microfono economico, un microfono non dettagliato, un microfono scuro, se ti piace quel suono. Però ovviamente essendo così economico un po' di limitazioni ci sono. Una di queste è che soffre parecchio delle plosive, quindi delle P e delle B. Per questo motivo ti consiglio di usare questa spugna che soprattutto se registri in spiaggia, per esempio, non so se vai al mare o in montagna, dove ti pare, però se vai al mare e c'è, diciamo, sale dappertutto, soprattutto se c'è un po' di vento che trasporta il sale del mare con sé, la spugna è fondamentale perché se registri in spiaggia il sale può corrodere nel tempo la capsula ed è vero che costa pochi euro, però è peccato che si rompa. Quindi questo potrebbe essere una protezione in più, anche se io ti sconsiglio di registrare in spiaggia o comunque non lo lasciare così abbandonato sulla spiaggia, ma tienilo sempre chiuso dentro la confezione quando non lo utilizzi. Ok, questo per quanto riguarda microfono e spugna. Cavo. Allora, il cavo che io ti consiglio, te ne lascio un paio in descrizione. Questo qui nello specifico, vediamo se io riesco a vedere, è un Cordial. Questa qui non è la linea con le parti finali della Neutrik, perché Neutrik è un'azienda, dal mio punto di vista, leader nella creazione di questi affarini qui che servono ovviamente ad essere agganciati al registratore, alla scheda audio e al microfono. Queste parti terminali, appunto, la Neutrik è probabilmente a livello mondiale una delle principali aziende. Questo cavo qui è un po' più economico, quindi non ha i connettori, ecco la parola che mi sfuggiva, connettori Neutrik, ma è comunque un buon cavo e costa veramente poco. Ok, ti lascio anche il link in descrizione. Per favore, non risparmiare sui cavi. I cavi sono... Io vedo gente che compra strumenti molto più costosi rispetto a quelli che ti sto facendo vedere io e poi compra i cavi Amazon Basic o i cavi Ugreen o i cavi di altre marche assurde. Per favore, soprattutto se spendi tanti soldi, ma anche se ne spendi poco, la differenza tra un cavo decente e un cavo pessimo è veramente a volte anche 2-3 euro. Però fa la differenza, perché con un cavo non decente si sentono rumori di fondo, è più suscettibile a interferenze, quindi per favore, nel tuo interesse, non buttar via soldi comprando dei cavi veramente pessimi.
ripeto, la differenza fosse di 30-50 euro, dici, caspita, non me lo posso permettere. Ma a volte la differenza è 2-3 euro. Quindi, per favore, non lasciarti influenzare dalle promozioni e dalle offerte. Comprati un cavo decente. Ok. Questa è una campagna a favore dell'acquisto dei cavi decenti. Quello che ti consiglio da portare sempre con te, il cuore della tua attrezzatura, è il mitico Zoom P4. Questo qui, probabilmente hai visto già dei video sul mio canale, ma anche del microfono, di tutto. È una scheda audio, è un registratore, multitraccia, 4 canali, ha dei pad ai quali puoi assegnare degli effetti, ha 4 cuffie, quindi se tu vuoi andare in vacanza e fare podcast nei quali intervisti persone, ovviamente ti servono più microfoni, ma questo qui è già equipaggiato per farlo, perché hai fino a 4 ingressi microfonici, fino a 4 uscite cuffie, ognuna con il suo volume indipendente, così come i gain per i microfoni, hai un display, per quanto piccolino, però ti permette di registrare tranquillamente, hai 4 pad con il loro volume, ma soprattutto questo qui può essere alimentato a batterie, può essere alimentato a corrente, quindi con un normalissimo cavo USB-C. Io ho qui il trasformatore originale della Zoom, ma puoi comprarne uno qualsiasi, l'importante è che abbia la stessa impedenza, lo stesso wattaggio o voltaggio. Vabbè, hai capito. Però, oltre a mettergli una presa da muro, tu mi dici, Ale, io sono in vacanza, sono in mezzo alle montagne o sulla spiaggia, voglio registrare, non ho la corrente. Benissimo, gli attacchi un power bank e lo alimenti. Quindi, se non vanno bene le batterie, gli attacchi un power bank. Ti compri un power bank da 10.000, 20.000, quello che sia, e ci registri giornate intere. Ovviamente, se hai microfoni come questo, dinamici, assorbono meno energia, quindi sia il power bank che le batterie ti durano di più. Se utilizzi microfoni a condensatore, cosa che io ti sconsiglio da fare in mezzo al nulla, in mezzo alla spiaggia o alla montagna, non lo fare, ma in quel caso devi attivare la 48 volt e quindi le batterie o il power bank ti durano un po' meno. Ok? Spero di essere stato chiaro. Tutto questo dentro questa custodia semirigida, che ha anche una comodissima retina qui, e non è la cosa più imbottita del mondo, ma come hai visto le cose ci stanno dentro alla perfezione. Proviamo a rimetterle. Cerco di essere velocissimo, così non ti faccio perdere troppo tempo, o magari velocizzo questa parte. Ok. Ah, ovviamente, scusami, non ti ho detto una cosa. Dove registra questo coso? Su una scheda SD. Lo vedi? Non mi ricordavo. C'è una scheda di memoria SD che puoi inserire e siccome parliamo soltanto di audio, io qui ce n'ho una da 32 giga che la paghi niente e registri quasi all'infinito. Anche per quanto riguarda le schede SD, così come per i cavi, per favore compra delle schede SD decenti. È vero che devi registrare solo audio, non devi registrare i video in 4K per cui ti servono dei requisiti particolari, ma le schede SD non sono tutte uguali. Ok? Io ti lascio in descrizione la scheda che sto utilizzando io o comunque delle alternative. Non costano tantissimo, come al solito la differenza è minima tra una scheda di qualità e una scheda pessima, però ti assicuro che la differenza c'è, si vede e si sente. Ok? Quindi se hai a cuore i tuoi file, sicuramente una scheda SD in grado di essere affidabile, in grado di registrare e non farti perdere i dati o essere troppo lenta, è sicuramente la scelta migliore. Poi, se non ci tieni alle tue cose che registri, non lo fare proprio il podcast e facciamo prima. Ok, chiudiamo tutto. Come al solito, quando metti le cose non entrano più. Ecco, quindi, in conclusione, questo è un video abbastanza breve, ma volevo raccontarti questo kit perché penso sia veramente la cosa più essenziale che tu possa avere con te, con una registrazione decente, quindi un livello qualitativo decente. Il kit è tutto qua dentro, io ti lascio tutti i link in descrizione, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Ciao e buone vacanze!